Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Capecitabina Accord Healthcare Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 14 febbraio 2022. Cos'è Capecitabina Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Capecitabina Accord durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Capecitabina Accord? Capecitabina Accord è un farmaco a base del principio attivo capecitabina, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi della pirimidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Accord Healthcare Italia SRL. Capecitabina Accord può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Accord Healthcare SLU concessionario. Accord Healthcare Italia SRL ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo Capecitabina. Gruppo terapeutico antineoplastici antimetaboliti. Forma farmaceutica compresse rivestite. Indicazioni. Capecitabina Accord è indicato per la terapia adiuvante nei pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio II, Dux. Vedere paragrafo 5.1. Per il trattamento del carcinoma del colon retto metastatico, vedere paragrafo 5.1. Per il trattamento di prima linea del carcinoma gastrico avanzato in associazione con un regime a base di platino, vedere paragrafo 5.1. In associazione a docetaxel, vedere paragrafo 5.1, nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve avere incluso un'antraciclina. Come monoterapia per il trattamento di pazienti con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un'antraciclina, o per le quali non è indicata un'ulteriore terapia con antracicline. Posologia. Capecitabina Accord deve essere prescritto esclusivamente da un medico specializzato nell'uso di medicinali antineoplastici. Per tutti i pazienti è raccomandato un attento monitoraggio durante il primo ciclo di trattamento. Il trattamento deve essere interrotto in caso di comparsa di tossicità grave o di progressione della malattia. I calcoli della dose standard è ridotta in base alla superficie corporea per dosi iniziali di Capecitabina Accord di 1250 mg/m2 e 1000 mg/m2 sono dettagliati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2. Posologia raccomandata, vedere paragrafo 5.1, monoterapia carcinoma del colon retto e della mammella. Nel trattamento in monoterapia, la dose iniziale consigliata di Capecitabina nel trattamento adiuvante del carcinoma del colon retto metastatico o del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico è 1250 mg/m2, somministrata 2 volte al giorno, mattino e sera. Dose totale giornaliera è pari a 2500 mg/m2, per 14 giorni, seguita da un periodo di 7 giorni di intervallo. La terapia adiuvante nei pazienti con carcinoma del colon in stadio II è raccomandata per la durata di 6 mesi. Terapia di associazione carcinoma del colon retto e gastrico. Nel trattamento di associazione, la dose iniziale raccomandata di Capecitabina deve essere ridotta a 800 1000 mg/m2, se somministrata 2 volte al giorno per 14 giorni, seguiti da un periodo di 7 giorni di intervallo, o a 625 mg/m2 2 volte al giorno, se somministrata continuativamente, vedere paragrafo 5.1.
in associazione a irinotecan, la dose iniziale consigliata è 800 mg/m2 se somministrata 2 volte al giorno per 14 giorni, seguiti da un periodo di 7 giorni di intervallo in associazione con irinotecan 200 mg/m2 il giorno 1. L'introduzione di bevacizumab in regime di associazione non ha effetto sulla dose iniziale di capecitabina. Nei pazienti in trattamento con l'associazione capecitabina più cisplatino occorre iniziare, prima della somministrazione di cisplatino, una premedicazione per mantenere un'adeguata idratazione e un trattamento antiemetico, in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto di cisplatino. Nei pazienti in trattamento con l'associazione capecitabina più oxaliplatino si raccomanda di eseguire la premedicazione con antiemetici, in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto di oxaliplatino. Nei pazienti affetti da tumore del colon in stadio II si raccomanda una durata di 6 mesi del trattamento adiuvante. Carcinoma della mammella in associazione con docetaxel, la dose iniziale consigliata di capecitabina nel trattamento del carcinoma della mammella metastatico è 1250 mg/m2 2 volte al giorno per 14 giorni, seguiti da un periodo di 7 giorni di intervallo, in associazione a docetaxel 75 mg/m2 in infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane. Nei pazienti in trattamento con l'associazione capecitabina e docetaxel, prima della somministrazione di docetaxel, occorre iniziare una premedicazione con un corticosteroide orale, come desametasone, in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto di docetaxel. Calcolo della dose di capecitabina accord tabella 1. Calcolo della dose standard e ridotta di capecitabina in base alla superficie corporea. Alla dose iniziale 1250 mg/m2. Dose di 1250 mg/m2, 2 volte al giorno. Dose piena 1250 mg/m2. Numero di compresse da 150 mg, 300 mg e barra o 500 mg per ciascuna somministrazione, da assumere al mattino e alla sera. Dose ridotta 75%, 950 mg/m2. Dose ridotta 50%, 625 mg/m2. Superficie corporea M2, dose per singola somministrazione mg, 150 mg, 300 mg, 500 mg. Dose per singola somministrazione mg, dose per singola somministrazione mg, di 1,26 1500, 3 1150 800 1,27 1,38 1650 1 3 1300 800 1,39 1,52 1800 1 3 1450 950 1,53 1,66 2000 4 1500 1000 1 1,67 1,78 2150 1 4 1650 1000 1,79 e 1,92 2300 1 4 1800 1150 1,93 206 2500 5 1950 1300 207 218 2650 1 5 2000 1300 e 219 2800 1 5 2150 1450. Tabella 2. Calcolo della dose standard e ridotta di capecitabina in base alla superficie corporea. Alla dose iniziale di 1000 mg/m2. Dose di 1000 mg/m2, 2 volte al giorno. Dose piena 1000 mg/m2. Numero di compresse da 150 mg, 300 mg e barra o 500 mg per ciascuna somministrazione, da assumere al mattino e alla sera. Dose ridotta 75%, 750 mg/m2. Dose ridotta 50%, 500 mg/m2. Superficie corporea M2, dose per singola somministrazione mg, 150 mg, 300 mg, 500 mg. Dose per singola somministrazione mg, dose per singola somministrazione mg, di 1,26 1150 1 2 800 600 1,27 1,38 1300 1 2 1600 1,39 1,52 1450 1 1 2 1100 750 1,53 1,66 1600 2 2 1200 800 1,69
1,67, 1,78, 1750, 1, 2, 2, 1300, 800, 1,79, 1,92, 1800, 1, 3, 1400, 900, 1,93, 206, 2000, 4, 1500, 1000, 207, 218, 2150, 1, 4, 1600, 1050 e 219, 2300, 1, 4, 1750, 1100 aggiustamenti posologici durante il trattamento. Generale, la tossicità causata dalla somministrazione di capecitabina può essere gestita con trattamento sintomatico e / modifica della dose, interruzione del trattamento o riduzione della dose. Una volta ridotta, la dose non deve essere aumentata successivamente. In caso di tossicità che a giudizio del medico curante difficilmente possono diventare serie o letali, come l'alopecia, l'alterazione del gusto, le alterazioni delle unghie, il trattamento può essere continuato alla stessa dose senza riduzione o interruzione. I pazienti che assumono capecitabina devono essere informati sulla necessità di interrompere il trattamento immediatamente se si verifica una tossicità di grado moderato o grave. Le dosi di capecitabina escluse a causa di tossicità non possono essere sostituite. Qui di seguito sono riportate le modifiche delle dosi raccomandate in caso di tossicità. Capecitabina Accord 150 mg e 500 mg compresse rivestite con film. Tabella 3 schema di riduzione della dose di capecitabina, ciclo di 3 settimane o trattamento continuo. Gradi di tossicità, modifiche posologiche durante un ciclo di terapia. Aggiustamento posologico per il ciclo successivo / dose, % della dose iniziale. Grado 1 mantenere il livello della dose. Mantenere il livello della dose. Grado 2, prima comparsa interruzione del trattamento fino al raggiungimento del grado 0, 1, 100%, seconda comparsa 75%, terza comparsa 50%, quarta comparsa interruzione permanente del trattamento non applicabile. Grado 3, prima comparsa interruzione del trattamento fino al raggiungimento del grado 0, 1, 75%, seconda comparsa 50%, terza comparsa interruzione permanente del trattamento non applicabile. Grado 4, prima comparsa interruzione permanente o qualora la continuazione del trattamento rappresentasse un vantaggio reale per il paziente, interrompere il trattamento fino al raggiungimento del grado 0, 1, 50%, seconda comparsa interruzione permanente non applicabile. Capecitabina Accord 300 mg compresse rivestite con film. Tabella 4 schema di riduzione della dose di capecitabina, ciclo di 3 settimane o trattamento continuo. Dose di 1250 mg / M2, 2 volte al giorno. Dose piena 1250 mg / M2. Numero di compresse da 150 mg, 300 mg e o 500 mg per ciascuna somministrazione, da assumere al mattino e alla sera. Dose ridotta, 75%, 950 mg / M2. Dose ridotta, 50%, 625 mg / M2. Superficie corporea, M2. Dose per singola somministrazione, mg, 150 mg, 300 mg, 500 mg. Dose per singola somministrazione, mg, dose per singola somministrazione, mg, di 1,26, 1500, 3, 1150, 800, 1,27, 1,38, 1650, 1, 3, 1300, 800, 1,39, 1,52, 1800, 1, 3, 1450, 950, 1,53, 1,66, 2000, 4, 1500, 1000, 1,1,67, 1,78, 2150, 1, 4, 1650, 1000, 1,79, 1,92, 2300, 1, 4, 1800, 1150, 1,93, 206, 2500, 5, 1950, 1300, 207, 218, 2650, 1, 5, 2000, 1300 e 219, 2800, 1, 5, 2150, 1450 secondo i criteri comuni di tossicità, versione 1, del National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group, NCCTG, o i criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi, CTCAE, del Cancer Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute, versione 4.0.
Per la sindrome mano-piede e l'iperbilirubinemia, vedere paragrafo 4.4. Ematologia. I pazienti con contadina neutrofili al basale 100x109L non devono essere trattati con capecitabina. Nel caso in cui esami di laboratorio non pianificati durante un ciclo di trattamento mostrino che la conta dei neutrofili scende al di sotto di 1,0x109L o che la conta piastrinica scende al di sotto di 75x109L, il trattamento con capecitabina deve essere interrotto. Modifiche delle dosi per tossicità. Quando capecitabina è utilizzata come ciclo di 3 settimane in associazione ad altri medicinali. Quando capecitabina è utilizzata in cicli di 3 settimane in associazione ad altri medicinali, le modifiche delle dosi per tossicità devono essere eseguite in conformità alla precedente tabella 3 per capecitabina e in conformità al relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'altro/gli altri medicinali/i. All'inizio del ciclo di trattamento, se è indicato un posticipo del trattamento o per capecitabina o per l'altro/gli altri medicinali/i, la somministrazione di tutta la terapia deve essere posticipata fino al raggiungimento dei requisiti per la ripresa della somministrazione di tutti i medicinali. Durante il ciclo di trattamento, per quelle tossicità considerate dal medico non correlate con capecitabina, il trattamento con capecitabina deve essere continuato e la dose dell'altro medicinale aggiustata secondo le relative informazioni prescrittive. Se l'altro/gli altri medicinali/i devono essere interrotto/i definitivamente, il trattamento con capecitabina può essere ripreso una volta raggiunti i requisiti per la reintroduzione di capecitabina. Questo approccio si applica a tutte le indicazioni e a tutte le popolazioni particolari di pazienti. Modifiche delle dosi per tossicità. Quando capecitabina è utilizzata come trattamento continuo in associazione ad altri medicinali. Le modifiche delle dosi per tossicità. Quando capecitabina è utilizzata come trattamento continuo in associazione ad altri medicinali devono essere eseguite secondo la precedente tabella 3 per capecitabina e in conformità al relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'altro/gli altri medicinali/i. Aggiustamenti posologici. In particolare popolazioni di pazienti con compromissione della funzione epatica non vi sono sufficienti dati di sicurezza ed efficacia per poter fornire indicazioni sugli aggiustamenti posologici per i pazienti con compromissione della funzione epatica. Non esistono dati relativi all'insufficienza epatica dovuta a cirrosi o ad epatite. Compromissione della funzione renale. Capecitabina è controindicata in pazienti affetti da insufficienza renale grave, clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min al basale. L'incidenza di reazioni avverse di grado 3 o 4 in pazienti con moderata compromissione della funzione renale, clearance della creatinina pari a 30-50 ml/min al basale, è maggiore rispetto alla popolazione totale. Si raccomanda una riduzione al 75% per una dose iniziale pari a 1250 mg/m2 nei pazienti con moderata compromissione della funzione renale al basale. Non è richiesta una riduzione della dose per una dose iniziale di 1000 mg/m2 in pazienti con insufficienza renale moderata al basale. Non si raccomanda alcun aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con lieve compromissione della funzione renale, clearance della creatinina pari a 51-80 ml/min al basale. Se il paziente sviluppa un evento avverso di grado 2, 3 o 4 durante il trattamento, sono consigliabili un attento monitoraggio e l'interruzione immediata del trattamento, e la dose successiva deve essere aggiustata come indicato nella precedente tabella 3. Se durante il trattamento la clearance della creatinina calcolata scende al di sotto di 30 ml/min, capecitabina accord deve essere interrotto. Queste raccomandazioni sugli aggiustamenti posologici in caso di compromissione della funzione renale si applicano sia alla monoterapia che all'uso in associazione, vedere anche il paragrafo anziani riportato di seguito. Anziani. Durante l'utilizzo di capecitabina in monoterapia, non è necessario alcun aggiustamento della dose iniziale. Tuttavia i pazienti di età e 60 anni, rispetto ai soggetti più giovani, hanno più frequentemente riportato reazioni avverse di grado 3 o 4 correlate al trattamento. Quando capecitabina è stata usata in associazione ad altri medicinali, i pazienti anziani, e 65 anni, hanno manifestato più reazioni avverse al farmaco di grado 3 e 4, comprese quelle che hanno portato all'interruzione del trattamento, rispetto ai pazienti più giovani. È consigliabile un attento monitoraggio dei pazienti di età e 60 anni. In associazione a docetaxel.
Nei pazienti di età uguale o superiore a 60 anni si è osservato un incrementato numero di reazioni avverse di grado 3 o 4 correlate al trattamento e di reazioni avverse serie correlate al trattamento, vedere paragrafo 5.1. Si raccomanda una dose iniziale di capecitabina ridotta al 75%, 950 mg/m2 due volte al giorno, in pazienti di età uguale o superiore a 60 anni. Se non si manifestasse tossicità in pazienti di età e 60 anni trattati con una dose iniziale ridotta di capecitabina in associazione a docetaxel, la dose di capecitabina può essere cautamente incrementata a 1250 mg/m2 due volte al giorno. Popolazione pediatrica. Nelle indicazioni del carcinoma del colon retto, gastrico e della mammella non esiste un utilizzo rilevante di capecitabina nella popolazione pediatrica. Modo di somministrazione: capecitabina Accord compresse rivestite con film devono essere ingerite intere con acqua entro 30 minuti dopo un pasto. Le compresse di capecitabina Accord non devono essere frantumate né tagliate. Controindicazioni: anamnesi di reazioni gravi o in attesa alla terapia con una fluoropirimidina. Ipersensibilità alla capecitabina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o al fluorouracile. Assenza totale nota di didropirimidina deidrogenasi, DPD, vedere paragrafo 4.4. Durante la gravidanza e l'allattamento. Nei pazienti affetti da forme gravi di leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. Nei pazienti con gravi compromissione della funzione epatica. Nei pazienti con gravi compromissione della funzione renale, clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min. Trattamento recente o concomitante con brivodina, vedere paragrafi 4 e 4.5 per le interazioni farmacologiche. Se esistono controindicazioni ad uno qualsiasi dei medicinali nel regime di associazione, tale medicinale non deve essere utilizzato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tossicità limitanti la dose. Le tossicità che limitano la dose comprendono diarrea, dolori addominali, nausea, stomatite e sindrome mano-piede, reazione cutanea mano-piede, eritrodisestesia palmo-plantare. La maggior parte delle reazioni avverse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Interazioni con altri medicinali. Brivodina è stata riportata un'interazione clinicamente significativa tra brivodina e le fluoropirimidine, per esempio capecitabina, 5, fluorouracile, tegafur, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere capecitabina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere capecitabina Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione in uomini e donne. Le donne potenzialmente fertili devono essere informate al fine di evitare il rischio di gravidanza durante il trattamento con capecitabina. In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capecitabina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La capecitabina può indurre capogiri, stato di affaticamento e nausea. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo globale di sicurezza della capecitabina si basa sui dati relativi a più di 3.000 pazienti trattati con capecitabina in monoterapia o con capecitabina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le manifestazioni di sovradosaggio acuto sono rappresentate da nausea, vomito, diarrea, mucosite, irritazione gastrointestinale ed emorragie, nonché depressione del midollo osseo. La gestione clinica del sovradosaggio deve avvenire tramite terapia convenzionale e intervento medico di supporto al fine di correggere le manifestazioni cliniche presenti e di prevenire eventuali possibili complicanze delle stesse. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, antimetaboliti, analoghi della pirimidina, codice ATC. L01BC06. La capecitabina è una fluoropirimidina carbamato non citotossica, che agisce come precursore somministrabile per via orale della forma citotossica. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica della capecitabina è stata valutata su un intervallo posologico di 502-3514 mg/m2 die.
I parametri della capecitabina, quinto, deossi, 5, fluorocitidina, quinto, DFCR, e quinto, deossi, 5, fluorouridina, quinto, DFUR, misurati ai giorni 1 e 14 erano, dati preclinici di sicurezza in studi sulla tossicità con somministrazioni ripetute, la somministrazione giornaliera di capecitabina, per via orale, alle scimmie Cynomolgus e ai topi ha prodotto effetti tossici a livello gastrointestinale del elenco degli eccipienti capecitabina Accord 150 mg e 500 mg compresse rivestite con film nucleo della compressa lattosio-idrocellullosa microcristallina e 460 cross-carmellosa sodica ipromellosa e 5 magnesio stearato rivestimento della compressa ipromellosa. 6 fonte foglietto illustrativo AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.